Grazie Signore. Father, thank you. Grazie per quello che ci dai. Thank you for all that you give to us. Non ci fai mancare niente. You don't allow us to lack anything. Abbiamo bisogno di quello che tu ci dai tutti i giorni. And we need what you provide every day. E veramente siamo grati perché tu ci dai quello che abbiamo bisogno. And we're grateful because you give us what we need. Grazie per il lavoro. You give us work. Grazie per la possibilità di avere una famiglia. Thank you for our families in Cristo. In Christ. E che possiamo essere liberi per poter lodarti tutti quanti insieme. And that we are free to worship you together. Seconda Corinzi 8:1-9. Ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, io ne rendo testimonianza. Hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio. Così noi abbiamo esortato Tito a completare anche tra voi quest'opera di grazia, come l'ha iniziata, ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova con l'esempio delle altrui premura anche la sincerità del vostro amore. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then, by the will of God, to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, by his poverty, might become rich. Good morning again. Buongiorno. It's good to see you all. It's nice to see some sunshine as well, isn't it? È un piacere rivedervi tutti, è bello vedere il sole questa mattina. This week I was in Frankfurt, Germany. They haven't seen the sun for months and months and months. Questa settimana sono stato a Francoforte in Germania e loro non hanno visto il sole da parecchie settimane, da mesi. We don't see it for let's say a couple of days, we're already depressed. Quando noi non c'è il sole per 2 giorni già cadiamo in depressione qui. So it's nice to see it this Ma morning. comunque è bello vedere il sole questa mattina. This morning we continue in our series through 2 Corinthians. We'll be in chapter 8. Stamattina continuiamo la nostra serie di studi sulla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8. And we'll look at the offering that Paul had encouraged the Corinthians to give. Daremo un'occhiata alla colletta che Paolo qui era incoraggiato a fare per la chiesa di Gerusalemme. No one would have blamed her for quitting. Nessuno avrebbe dato a lei la colpa per non aver continuato. Deborah Searles and her husband had constructed a rowboat out of plywood and were heading out to cross the Atlantic Ocean. Deborah Searles
era una donna che insieme al suo marito avevano costruito una barca fatta di legno da loro per andare a attraversare l'oceano. But it wasn't long into their journey before Andrew was confronted with a crippling fear of the immensity of the ocean. E avevano appena iniziato questo viaggio di attraversare l'Oceano Atlantico quando il marito si è sentito una certa paura di stare in mezzo all'oceano. And so they had to call for help to come and get Andrew, take him off the boat. Quindi hanno chiamato per chiedere aiuto e sono venuti ad aiutarli. Il marito è sceso dalla barca e è stato riportato a terra. Of the two of them, Andrew was the expert rower. E la cosa interessante è che Andrew, il marito, era quella persona che sapeva remare meglio. And so no one would have blamed Deborah for giving up the trip at that point. E a questo punto nessuno avrebbe fatto sentire in colpa a Deborah se anche lei avrebbe smesso. She was only 2 weeks into the journey, and it would be a 3.5-month trek across the ocean. Il viaggio era andato avanti per 2 settimane e sarebbe ancora andato avanti per altri 3 mesi e mezzo. There would be swells of ocean tides. E ci sarebbe state tante mareggiate, onde alte nell'oceano. Strong winds that would blow her back from whatever progress that she would make. E ci sarebbero stati dei venti molto forti che l'avrebbero fatto retrocedere in questo viaggio. Every day she started at 5:20 a.m. E ogni mattina alle 5 iniziava a remare. She would row for 2 hours Remava per 2 ore and then take a break. e poi si riposava un po'. Initial enthusiasm is never enough, is it? Avere un entusiasmo all'inizio non basta mai. How many of us start off on some journey? Quanti di noi hanno iniziato una nuova esperienza? We're all excited. E siamo tutti entusiasti di iniziare. Maybe we've been preparing for a year like they had been. E forse ci siamo preparati per un anno prima di poter iniziare quello che avevamo a cuore. And then the difficulties start. E poi arrivano le difficoltà. And that initial enthusiasm starts to wear away. E quindi quell'entusiasmo iniziale inizia a scomparire. And it's no fun anymore. E non è più divertente. But if you give up every project when the initial enthusiasm wears off, Però se lasciamo tutti i progetti quando inizia a svanire l'entusiasmo iniziale, you will be left time and again with the sight of half-finished projects. rimarremo sempre come qualcosa che abbiamo iniziato e non abbiamo portato a termine. You found a great deal on that violin, Magari hai comprato un violino per un buon prezzo and there it sits in the corner. e lì che si trova adesso sta nell'angolo senza venire usato. You started some lessons. Hai iniziato a prendere lezioni, A violin is a difficult instrument to learn, però il violino è uno strumento difficile da imparare and you got discouraged. e quindi ti sei scoraggiato. Or maybe it's the treadmill that sits in your living room. E forse è quel tapis roulant, sapete che cos'è? È che sta lì nella camera da letto. All you have to do is turn it on, Tutto quello che dovete fare è accendere, and there it is day after day, and it sits unused. però collecting lì dust. rimane per settimane e settimane senza essere usato. Or the roses in your garden. O magari si tratta delle rose nel giardino. This year was going to be the year when everyone would enjoy your roses. Avevate questo desiderio che quest'anno sarebbe stato l'anno dove tutti avrebbero ammirato le vostre rose. But I think they're going to be enjoying your weeds instead. Ma invece le persone non hanno niente da guardare che le erbacce nel giardino. If you're like me, you've started out on many kinds of challenges. Se voi siete un po' come me, sono entusiasmo di molte cose nuove, But that initial enthusiasm wanes, però poi l'entusiasmo iniziale svanisce and then you struggle to bring to completion the thing that you started. e poi vado avanti a fatica nel poter completare le cose che ho iniziato. That's how it is with Paul and the church in Corinth. E questa è un po' la situazione con l'Apostolo Paolo e la Chiesa di Corinti. They made a start. Hanno avuto un buon inizio, Initially, they were eager and willing. e c'era molto entusiasmo, erano molto volenterosi There was a lot of generosity. e c'era molta generosità. But now they have to go on and finish the job.
Adesso era il momento di continuare e finire l'opera che avevano iniziato. We've come to the discussion of the collection. E quindi arriviamo al punto dove si parla della colletta. And Paul needs to challenge this church. E quindi l'Apostolo Paolo vuole sfidare, incoraggiare questa chiesa. And so he says, actions speak louder than words. E quindi qui dice che le azioni, ciò che fai, parla più forte di ciò che dici. It's not enough to be willing. Quindi non basta voler fare. It's great to be eager to be generous. È bello essere entusiasti riguardo a essere generosi, But there's a value in the action, però c'è valore nelle azioni, quello che fai, in carrying out what we've started. nel portare avanti gli impegni che abbiamo preso in precedenza. Carrying through on our commitment to generosity Portare avanti il nostro impegno nell'essere generosi demonstrates that our actions have value. dimostra che le nostre azioni hanno valore. And we'll see 4 values together this morning. Questa mattina voglio vedere 4 valori delle nostre azioni, che le nostre azioni hanno. And the first reason they have value is because they exercise our capacity to give beyond our ability. Il primo valore è che esercita la nostra capacità di donare oltre la nostra abilità. Paul says, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches in Macedonia. Versetto 1 e 2, capitolo 8, dice: ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia. For in a severe test of affliction their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Paul knew that the Macedonians could give. Paolo sapeva che i fratelli della Macedonia potevano dare. And he had no doubt that the Corinthians could give as well. E lui era sicuro che anche la chiesa di Corinzi poteva dare. When he had been there visiting, they had discussed the collection that would be made for the church in Jerusalem. In una visita precedente avevano parlato di questa colletta che avrebbero fatto per la chiesa di Gerusalemme. The famine that had been prophesied for Judea had come. C'era una carestia di cui era anche stata profetizzata che arrivò nella Giudea di quel tempo. And in a certain sense, the Corinthians were indebted to those Jews because the gospel had come to them through the Jewish people. E in un certo senso la chiesa dei Corinti aveva un debito verso la chiesa di Gerusalemme perché l'Evangelo veniva dalla Giudea. So when the Corinthians offered to help, Paul suggested, why don't you lay aside a little bit, week after week? E quindi quando c'è stata questa opportunità di fare questa offerta, Paolo aveva istruito la chiesa ai Corinti di dare un po' ogni settimana per questa offerta. We'll be there, we'll be ready. E così l'offerta, la colletta sarebbe stata completa. Instead of having to organize an offering when I come. Invece di organizzare il tutto quando lui sarebbe arrivato. And so now here we are and the money is not ready. E arriviamo al punto che Paolo sta per arrivare e la colletta non era ancora stata fatta. And so Paul decides to embarrass the Corinthians. E in un certo senso qui Paolo vuole mettere un po' in imbarazzo la chiesa di Corinto. He compares them to the Macedonians. E quindi la confronta la chiesa di Corinto alla chiesa che è in Macedonia. If the Corinthians lived in Ischia, E quindi immaginiamo che i Corinti vivevano a Ischia. the Macedonians lived in Iskitella. E i Macedoni, la chiesa di Macedonia viveva in Ischitella. The Corinthians owned villas and they rented them out to people. La chiesa dei Corinti avevano delle ville belle e le davano in affitto. The Macedonians rented tiny apartments. Invece la chiesa di Macedonia doveva affittare dei piccoli appartamentini. You get the picture. Quindi riuscite a immaginare un po' la situazione. There was a difference in the ability of these two churches to give. Quindi c'era una grande differenza nella capacità di queste due chiese di donare. But that's not really the issue that Paul is addressing. Ma non è proprio questo il punto che Paolo qui vuole portare avanti. He's using this to compare the giving. Vuole usare questa illustrazione per mettere a confronto le offerte che facevano. The Macedonians, who ought to be struggling, are not. They're generously giving.
La Chiesa di Macedonia che è in difficoltà sono molto generose nel dare. And so you Corinthians, what are you going to do? E invece voi, Corinti, che state meglio, che cosa farete? Christians in general struggled in the Roman Empire. In generale tutti i credenti cristiani erano in difficoltà in quel tempo nell'impero romano. As a follower of Christ, you would have difficulty finding a job. Se era un cristiano aveva difficoltà a trovare un lavoro. There are many ways in which life was difficult. C'erano molte cose nella vita che rendevano la loro vita difficile, But not impossible. ma non era impossibile. And these Corinthians had committed to helping their Jewish brothers through this time of famine. E questi corinzi avevano preso l'impegno di aiutare i loro fratelli che erano nel bisogno. But they needed motivation to complete what they'd started. Ma a questo punto avevano bisogno di una motivazione per portare a termine l'impegno che si erano presi. So Paul says here that the Macedonians, who are richly generous, E qui dice che i macedoni, che erano ricchi nella loro generosità, gave according to their means diedero più delle loro capacità, and beyond their means. diedero in base alle loro capacità e oltre. The comparison was meant to motivate the Corinthians. E quindi qui questo confronto era per motivare la Chiesa ai Corinzi. Jackie and I depend on the generosity of God's people as missionaries. Io e Jackie come missionari dipendiamo molto dalla generosità di altri credenti. And we can testify that wealth is not an indicator, it's not a faithful indicator of how generous people will be. Molte volte quello che constatiamo è che la ricchezza non vuol dire che più ricchezza c'è, non vuol dire che più generosi quelle persone saranno. We've seen many people faithfully give, and from what doesn't seem to be very much. Abbiamo visto nel passare degli anni persone che danno oltre le loro capacità. We've seen that as well in our church here in Naples. E questo lo constatiamo anche qui in questa chiesa qui a Napoli. A generosity that doesn't always reflect what might be the ability to give. È una generosità che molte volte non riflette la nostra capacità di poter dare. And that's what giving allows us to do. E dare, questa è la cosa che ci porta nella posizione di fare. To put into action Mettere in azione our capacity to give beyond what would seem to be our ability. di dare oltre quella che è la nostra capacità. Actions speak louder than words. Quindi le nostre azioni parlano più forte di quello che noi diciamo. They allow us to give beyond our capacity or what would seem to be our capacity. Quindi ci dà la possibilità di dare oltre la nostra capacità. And they also evidence our comprehension of all that God has given us. E anche evidenzia la nostra comprensione di tutto quello che Dio ci ha donato. In verse 8, Paul says, I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. Non lo dico per darvi un ordine, versetto 8, ma per mettere alla prova con l'esempio dell'altrui premura. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Anche la sincerità del vostro cuore. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, That though he was rich, yet for your sake he became poor, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, so that you by his poverty might become rich. affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Paul makes two references to God's generosity towards us. Qui ci sono due riferimenti che l'Apostolo Paolo fa riguardo alla generosità di Dio. The first is a reference to the incarnation. Il primo riferimento è all'incarnazione di Gesù. Jesus left the glory of heaven for the poverty of a human body. Dio ha lasciato la gloria che aveva nel cielo per diventare un uomo. He experienced thirst. Ha sperimentato sete. From time to time he needed to get away and rest. Molte volte lui ha dovuto ritirarsi per poter riposare. He was constantly giving of himself.
Costantemente lui dava se stesso agli altri. And it seemed like it was never enough. There were always more people in need. E sembra che questo non bastasse mai, c'erano sempre più persone che erano nel bisogno e andavano a lui per aiuto. And ultimately, he would be betrayed and face a criminal's death. E alla fine lui venne tradito e ha dovuto affrontare la punizione di un criminale. That's the gospel. E questo è l'Evangelo. Jesus left his riches Gesù ha lasciato la sua ricchezza nel cielo and took on poverty, e ha preso su di sé la povertà of our humanity, la povertà di essere umano, so that he could go to the cross and die in our place. sì che lui poteva andare alla croce e morire al posto nostro. So we who were poor have now become rich, E così noi che eravamo poveri siamo diventati ricchi, not because of something we've done, non per qualcosa che abbiamo noi fatto, but because of the generosity of God to us. ma a motivo della generosità di Dio nei nostri confronti. And that generosity, that grace, E questa generosità, questa grazia, that free gift that God has given to us, questo dono gratuito che Dio ha dato, should be another motivation to our generosity. deve essere un'altra motivazione per noi per essere generosi. And as if that were not enough, E se questo non basta, Paul talks of another motivation, Paolo beyond our salvation. Paolo parla di un'altra motivazione che va oltre la salvezza. In verse 15, he quotes Exodus 16:18. Quando vai al versetto 15 vediamo che lui sta citando un versetto che si trova in Esodo 16:18. Whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack. Qui dice: chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. When God's people were wandering in the desert, E quando il popolo di Dio si trovava nel deserto, he provided something like bread called manna. Dio aveva provveduto loro qualcosa che era come il pane, chiamata la manna. It was there to be gathered, Era lì che doveva essere raccolta. and before the Sabbath they would gather twice as much so that they could rest. Il giorno prima del sabato dovevano raccoglierne il doppio perché non ce ne sarebbe stato il sabato. Not everyone had the same strength or ability to gather, E non tutti avevano la stessa capacità di raccogliere questa manna. and so some would gather extra. E alcuni ne raccoglievano un po' di più, But Paul, in citing this verse here, ma Paolo nel citare questo versetto emphasizes how no one lacked anything. dice che nessuno venne meno in qualcosa. There was just enough gathered E ce n'era abbastanza che era stata raccolta, to share so that everyone would have what they needed. che poteva essere condivisa da tutti e tutti avevano quello di cui avevano di bisogno. And that's what Paul wants to emphasize here. E questo è quello che Paolo cerca di enfatizzare con questo verso. We have been given so much. Tu ed io abbiamo ricevuto così tanto, First of all, in Christ, in our salvation, prima di tutto da Dio per mezzo della salvezza, but also in very practical ways. ma anche in molte situazioni pratiche. God provides for our needs Dio provvede per i nostri bisogni, so that we might not lack anything. così che a noi non manca niente. So don't hold back. E quindi non tratteniamo, Be generous. siate generosi, Actions speak louder than words. che le azioni parlano più forti delle nostre parole. And that brings us to the third value of carrying through on our commitment to give. E quindi arriviamo al terzo valore che ci aiutano a portare avanti il nostro impegno. And that is that our actions embolden our confidence in God's messengers. Quindi le nostre azioni esortano la nostra sicurezza nei messaggeri di Dio. But thanks be to God, who put into the heart of Titus the same earnest care I have for you. For he not only accepted our appeal, but being himself very earnest, he is going to you of his own accord. E ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Infatti Tito non solo ha accettato la vostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi.
With him we are sending the brother who is famous among all the churches for his preaching of the gospel. Insieme a lui abbiamo mandato il fratello, il cui servizio del Vangelo è apprezzato in tutte le chiese. And not only that, but he has been appointed by the churches to travel with us as we carry out this act of grace that is being ministered by us. E non solo, ma egli è anche stato scelto dalle chiese come nostro compagno di viaggio in quest'opera di grazia, da noi amministrata per la gloria del Signore e per dimostrare la prontezza dell'anima nostra. For the glory of the Lord himself and to show our goodwill, we take this course so that no one should blame us about this generous gift that is being administered by us. For we aim at what is honorable, not only in the Lord's sight, but also in the sight of man. E evitiamo così che qualcuno possa biasimarci per questa abbondante colletta che noi amministriamo, perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. Giving is releasing. Il dare e rilasciare It's a form of trust, è una forma di fiducia, ultimately of our trust in God. è ultimamente un'espressione della nostra fiducia in Dio. There are those who run around claiming to be God's servants, who take advantage of ministry for selfish gain. Ci sono persone che si spacciano da servitori del Signore, lo fanno solo per approfittarne personalmente. So Paul reassures the Corinthians that the money is being handled well. E quindi qui l'Apostolo Paolo vuole rassicurare la Chiesa ai Corinti che la colletta fatta verrà usata come è stata detto che verrà fatta. There are 4 people involved in this collection. E lui dice ci sono 4 persone che porteranno questa colletta. Paul's disciple Titus, Paolo, il discepolo di Paolo, Tito, well known to the Corinthians. che molti nei Corinti lo conoscevano. There's the brother that Paul mentions here, famous for preaching the gospel. E poi c'è un fratello di cui non sappiamo il nome, che era molto bravo nel predicare l'Evangelo. He may have been Luke or Barnabas. Forse si tratta di Luca o Barnaba, non lo sappiamo. Then there's another brother, anonymous, E poi c'è un altro fratello ancora che è rimasto anonimo. and Paul himself. E poi c'è Paolo. The implication here is that Paul is under scrutiny. E quindi quello che si capisce è che Paolo qui veniva analizzato in quello che faceva. That there may have been a misappropriation of funds going on here. E forse ci saranno stati dei fondi che non si sapevano come erano stati spesi. There was suspicion that Paul is lining his own pockets with the money for the offering. C'era questo sospetto che Paolo stava prendendo questi soldi per sé. So Paul takes the time to carefully explain how this money will be handled. E quindi Paolo qui si prende del tempo per spiegare come sarebbero stati usati questi soldi. Procedures keep us out of trouble. Avere delle procedure ci aiutano a tenerci fuori da problematiche They also keep us out of the appearance of trouble. e anche ci evitano che noi magari persone iniziano a sospettare di quello che facciamo. The famous evangelist Billy Graham Il famoso evangelista Billy Graham was not just known for the effectiveness of the message he proclaimed, molto noto per l'efficacia dei suoi messaggi, but also for the fact that he never touched the money in his ministry. ma anche è noto che lui non ha mai toccato i soldi nel suo ministero. Rick Warren, Poi c'è un altro fratello, Rick Warren, who is known by some as the pastor of America, e molti lo conoscono come il pastore americano. started his ministry tithing, Ha iniziato il suo ministero dando la decima, but as more money came in, ma mentre il suo ministero cresceva e andava avanti bene, arrived at a point where he kept the tithe and gave 90% back to the ministry that he served. è arrivato a un punto dove lui teneva per sé la decima e dava il 90% di quello che riceveva. These servants of God took extra measures Questi servi di Dio hanno deciso di fare alcune cose to make sure that they would not come under scrutiny, in modo che fossero provati e irreprensibili and so that God's ministry would not be damaged. e il ministero di Dio non ne venisse danneggiato da questo.
Here at Il Faro we have a very thorough process for spending our money. Qui al Faro abbiamo anche noi una procedura molto completa per quando si tratta di come usiamo i soldi. I wish I could say that were true of all of the churches that I know. Vorrei tanto dire che fosse vero per tutte le chiese che io conosco personalmente. Annually, our ministry leaders present a budget. Ogni anno c'è un preventivo che viene fatto. The elders look at the budget. Viene fatto dai coordinatori del ministero e poi gli anziani rivedono il preventivo. And then the church approves that budget. E poi c'è l'approvazione della chiesa. When the money is spent, they must make a request of the director of finance, who's Antonio Bariale right now. E quando c'è una spesa da fare c'è bisogno del consenso del Ministero delle Finanze, che adesso è Antonio Bariale. And with that request, we have to attach invoices with the address of the church and the tax code. E quando c'è una richiesta c'è bisogno di una fattura contestata alla Chiesa. Any expenditure that is over €150 needs the approval of 2 of our elders. E quando c'è una spesa che è più di €150 c'è bisogno dell'approvazione di 2 degli anziani. And we have an outside accountant who checks our treasurer's work. E poi c'è un commercialista al di fuori della Chiesa che controlla tutto il lavoro fatto dal nostro tesoriere. We follow these procedures so that God's people can have the maximum confidence that the money is being used for the ministry. Quindi abbiamo questa procedura un po' complessa, però per garantire che le finanze vengono utilizzate in modo adeguato. As stewards of God's resources, E come amministratori delle risorse di Dio, we give generously. noi diamo liberamente, generosamente. We shouldn't hold on to what God has entrusted to us. Non dovremmo trattenere quello che Dio ci ha dato. And so we need to be able to trust God's messengers. E quindi abbiamo bisogno di fidarci dei messaggeri di Dio. Paul had not only developed good procedures, E Paolo non solo aveva stabilito delle procedure molto efficaci, he had decided that he would never take any money from this church in Corinth. e lui aveva deciso in modo categorico che non avrebbe preso niente dalla Chiesa dei Corinti. The false teachers had ruined that possibility for Paul. C'erano molti insegnanti, falsi insegnanti, che avevano messo in questione la sua irreprensibilità e quindi avevano rovinato questa possibilità. There would have been nothing wrong with receiving from that church. Non ci sarebbe stato niente di male che l'Apostolo Paolo di ricevere qualche aiuto da questa Chiesa. But Paul wanted God's people to be emboldened in their confidence in God's messengers. Ma Paolo voleva che questa Chiesa fosse sicura di lui come messaggero di Dio. It was time that the Corinthians show the world, Era il momento che la Chiesa ai Corinzi mostravano al mondo and the Macedonians, e anche alla Chiesa in Macedonia that they were ready to act. che erano pronti all'azione. Actions speak louder than words. Le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole. Following through on our commitment to generosity, Quando si arriva al momento di portare avanti il nostro impegno nella nostra generosità, our actions exercise our capacity to give beyond our ability. esercita la nostra capacità di donare oltre la nostra abilità. Our actions evidence our comprehension of all that God has given to us. La nostra azione mette in evidenza la nostra comprensione di tutto quello che Dio ci ha donato. They embolden our confidence in God's messengers. Che ci esorta nella nostra sicurezza dei messaggeri di Dio. And then finally they exemplify our commitment to keep our promises. E quindi alla fine esemplifica il nostro impegno a mantenere le nostre promesse. So I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have promised.
Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me, so that it may be ready as a willing gift, not an extraction. per preparare in anticipo la vostra offerta già promessa, affinché essa sia pronta come l'offerta di generosità e non di avarizia. In these verses, Paul reiterates his confidence in the Corinthians. E qui l'Apostolo Paolo vuole esprimere di nuovo che lui ha fiducia della Chiesa ai Corinzi. When he encounters the Macedonians, Quando lui incontra la Chiesa, i Macedoni, he will not be embarrassed, non si vergognerà di loro, because the Corinthian brothers and sisters will do their part. perché i credenti di Corinzi avranno fatto la loro parte. The proof of their love La prova del loro amore and of Paul's boasting in them. è il fatto che l'Apostolo Paolo si vanta di loro. Actions speak louder than words. Le azioni parlano più forte di ciò che diciamo. No one would have blamed Deborah Searles for quitting. E quindi nessuno avrebbe fatto sentire in colpa a Deborah Service se avrebbe smesso di andare avanti in questo And there were viaggio. plenty of times in those 3.5 months when she was tempted to quit. E durante quei 3 mesi e mezzo di viaggio sono state tante le volte che lei ha pensato di non andare avanti. 3 other teams never made it across the Atlantic. Ci sono 3 altre squadre che non sono riuscite a attraversare l'oceano. But Deborah's sister arranged that text messages would arrive daily from friends and family. Ma tutti i giorni c'erano amici che li incoraggiavano con un messaggio sul telefonino. She was even able to arrange a yacht to arrive on Christmas Day with some special gifts. E la sorella ha anche fatto sì che arrivassero dei regali il giorno di Natale. And in the meantime, she just kept rowing. E in tutto questo tempo lei ha continuato a remare. For 3.5 months. Per 3 mesi e mezzo. You can imagine how hard it must have been to complete what she had started. Puoi immaginare quanto sia stato difficile portare a termine il suo impegno. What is it that you have started and not carried out to completion? Quindi qual è quella cosa che hai iniziato e non hai portato a termine? Is there something that in a first moment you were excited and willing to do for the Lord? C'è qualcosa che all'inizio, in primo momento, eravate entusiasti di fare per il Signore? And it sits there like that violin in the corner and those lessons just don't happen? E poi è andato a finire come quel violino che adesso è accantonato lì nell'angolo e non viene mai usato. Actions speak louder than words. Le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole. Let's carry out to completion Portiamo a compimento those things that the Lord is encouraging us to do, le cose che il Signore ci chiama a fare, so that His work might go forward così che la sua opera possa andare avanti through the generosity of His people. attraverso la generosità del suo popolo. Let's pray. E preghiamo. Father, thank you for your generosity to us. Signore, grazie per la tua generosità nei nostri confronti. In a few minutes, we're going to celebrate Jesus' sacrifice on the cross. Tra alcuni momenti celebreremo il sacrificio di Gesù sulla croce. We were separated from you, Noi eravamo separati da te, living in our sin and rebellion, vivevamo nel nostro peccato, nella ribellione, and you took the initiative e tu hai preso l'iniziativa and generously sent your Son, Jesus Christ. e in modo molto generoso hai mandato il tuo figlio Gesù. And for those of us who have placed our faith and trust in what He has done, E per quelli qui che hanno messo la loro fiducia in quello che tu hai fatto, our lives have been changed for eternity. la nostra vita è stata cambiata per l'eternità. We've been brought into your family, Siamo stati portati nella tua famiglia, reconciled to our Creator, siamo stati riconciliati con il Creatore and given a purpose for living, e ci è stato dato uno scopo alla vita, to make disciples for Jesus che Christ. è quello di fare discepoli per Gesù Cristo. Bless this church,
Signore, benedici questa Chiesa, Bless our families. benedici le nostre famiglie, Bless us with work, benedicici con lavoro, so that we might be generous to your work, così che possiamo essere generosi per l'opera tua, that you might be glorified, che tu possa essere glorificato and we might be able to be encouraged by all that you're about to do. e noi possiamo ricevere un incoraggiamento per tutte le cose che tu farai. Help us in 2018 Aiutici nel 2018 to complete those things that we've started a portare a termine le cose che abbiamo iniziato for your glory. per la tua gloria. Amen.